Benvenuti nella sessione di Mirella. Ciao Elena, Ciao, ciao a tutti. la tua tazza sulla sinistra. Oddio, Vabbè, lasciala lì. vabbè dai. Conto da 5 a 1 e ti connetti a Mirella, di cui abbiamo appena sentito i punti. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Allora, la vedo, è come se, mm, la vedo in questo specie sì, si può dire terrazzo, ok? Però sai come le case americane che hanno quella, si chiama porch, quella porzione di terrazzo che c'è tipo quando entri. Porticato? Mm. Come? Porticato? No. Sì. Mhm. Dove si mette la sedia a dondolo o il Esatto, è dondolo? proprio la vedo. Ehm, Così su una sedia simile, così che parla con un uomo che è con cui è tanto amica, ok, quindi è confidente, si confida, chiede consigli, chiede cosa fare e oltre al porticato, ok, c'è come un vetro e dietro al vetro ci sono le sue interferenze che lei vede benissimo e che lei tiene oltre il vetro. Le sue potenziali interferenze, ecco. Mm. Mm, Ci dà l'autorizzazione Mirella? sì. Ok. Prima dei soliti valori, vediamo il grado di rabbia di Mirella. S- Da 1 a 10, 7,5. Il grado di serenità. Diamoci un po' di emozionale. 8,5. Il grado di paura. 2. Ehm, solitudine. 5,5. Bassa autostima. 3. Vibrazione. 29 miliardi. Molto bene. Percentuale di consapevolezza. 203. Mm. PSPE. 41,59. Vite. 1825. Cervello. 9,5. Ottimi valori. Terza sessione di Mirella con me. Questa è la prima nel nuovo corso. Prima di vedere le eteriche, vediamo subito le mentali che evidentemente sono le stesse Mm. dell'epoca. Allora, ce n'è uno di livello 2 e una di livello 4. 2. Allora, la 2 fa sì che Mirella a volte faccia,
un po' fatica a... Quando ha un'emozione che... eh, allora, quando lei è tranquilla e sicura e fa una cosa che sa di poter fare benissimo, ok, va tranquilla lì, c'è le parole giuste e tutto. Quando invece deve fare una cosa che magari o con persone ehm, che non conosce o con c'è una situazione particolare che deve fare qualcosa di cui magari non è sicura di riuscire a fare benissimo, magari una cosa nuova o qualcosa che le viene chiesto che è un po' più impegnativa, ok? Mhm. Mm, eh, con l'emozione, questa entità mentale di livello 2 fa sì che lei vada un po' in stallo, direi, ok? Quindi vedo proprio che magari inizia l'azione ed è come se questa entità mentale la facesse tornare indietro nell'azione. È come se non riuscisse a trovare il passo successivo, no? Quindi è come se facesse rewind un pezzo e poi lo rifà, rewind e lo rifà. Ok, quindi la vedo proprio in stallo, che a volte si blocca. E questa è tutta questa entità mentale che... La eh, 2. sì, la 2. La 4? La 4 invece ho visto proprio chiaro che ehm, fa sì che lei non riesca eh, a trovare la sua autonomia rispetto agli altri, autonomia emotiva. Ok, quindi quando c'è una situazione dove c'è magari soprattutto i suoi familiari o le persone a cui ci tiene in particolar modo, ok? Se c'è una situazione in cui magari deve prendere le distanze o deve magari c'è anche solo per differenza di idee, ok? Lei proprio sente questa sofferenza del distacco, no? Come se ci fosse un abbandono, come se lei venisse isolata, ma non per colpa dell'altro, ma è proprio perché lei non riesce, ok? Quindi fa fatica a ehm, mh, far valere le sue ragioni fino in fondo, perché se fa valere le sue ragioni fino in fondo, può essere che un po' le persone si stacchino da lei e questo lei la fa soffrire. E questo è dato dall'entità mentale di livello 4 che è proprio come se la agganciasse agli altri. Più è agganciata e meno riesce a evolvere. Entità eteriche. In realtà difficile non ce n'è, non ne vedo. C'è ogni tanto questa mantide che però lei quando si accorge riesce ad allontanarla, ok? Che le fa a volte credere, è come se la convincesse che alcune cose vadano in una certa direzione, in realtà quella non è la Matrix, non è la realtà vera. E di L? Dimmi, dimmi. Dico, no, di eterico c'è solo questo qua, perché ho visto proprio che lei riesce molto, ha imparato il meccanismo a riconoscere quando arriva un'interferenza, magari rimane 1 o 2 giorni, ma lei la manda proprio fuori, via. Mm. E di L ce ne sono 2, uno per entità mentale. Vedo proprio che... Ok, quando è tornata la Mantide? Più o meno 1 mese fa, 2 mesi fa, 1 anno fa. 8 mesi fa circa, più o meno. In concomitanza di quale evento? La morte, prima della morte, Il padre. periodo prima della morte del padre e del suocero, anche vedevo che tutte e due in quel momento stavano male.
Mm. Impianti. Sì, c'è una specie di rete circolare sulla pineale, Mhm. che è un impianto mentale ed è collegato all'entità mentale di livello 4. Poi. Sì, c'è solo questo impianto eterico qua sul palmo della mano sinistra, che vedo che è dove si collega la mantide, dove riesce a collegarsi la mantide. Mm-mm. Sento anche quando, cioè, è come se, cioè in questo momento è come se io sentissi quello che sente Mirella quando la mantide si collega, è come se fosse una concentrazione di vibrazioni. Questo le può essere utile per accorgersi appena si aggancia. Nel senso una concentrazione di vibrazioni. Mm, mm, mm. Ma dico in che senso? Ah, in che senso? No, nel senso che è come se, cioè quello che lei può io allora ti dico adesso non mi succede mai, ma in questo momento è come se io sentissi quello che Mirella sente quando la mantide riesce a interferirla, ok? E la PS si accorge, la sua PS si accorge di questa interferenza, ok? Quindi cerca di contrastarla e questo cercare di contrastarla, quindi alzando le vibrazioni, fa sì che Mirella qua all'interno del palmo possa sentire come se ci fosse mm, formicolio caldo. Questa è una sensazione. Mhm. Ok, ecco, quindi quello che può sentire da quello, lei si può accorgere che la mantide la sta interferendo. Ecco, visto questa cosa qua. Altri impianti non ce ne sono. Va bene. Chiamiamo il padre disincarnato. Mhm. Come lo vedi? Allora, lo vedo molto, allora, senza interferenze, senza legami particolari, quindi abbastanza neutro, se non lo vedo ancora collegato a Mirella, ma perché è come se lui sentisse, è come se lui credesse che eh, deve stare qua vicino a lei per essere grato, ha la gratitudine per averlo aiutato ad uscire dalla sofferenza. Allora, spieghiamo, possiamo, no? Sì. Ha avuto una brutta malattia, è stata una lunga degenza, ha sofferto moltissimo. Mirella a un certo punto che ha sempre a che fare con la sofferenza anche degli altri, non ne ha Mm. potuto più, ha scritto su un foglio ad eternum, l'ha messo sotto il cuscino, il giorno dopo il papà è mancato. C'è una Mm. correlazione? Sì, lui allora gliel'aveva anche detto, no? Mi sembra che gli ha detto liberatevi, sganciatemi, Mhm. staccatemi, ecco. Dialetto, sì. Sì, quindi lui ci provava, sapeva che da lì non sarebbe uscito, no? Quindi cercava in qualche maniera di trovare il modo di morire, no? Di far morire il corpo, di staccarsi da questa cosa, ma non ci riuscì, cioè fino in fondo da solo non ci è riuscito. Ok? Era tenuto lì, direi, dalle interferenze. Cioè quello che posso vedere è questo, no? Perché la consapevolezza di voler andare c'era, ma non riusciva. E quindi a un certo punto ha provato a chiedere aiuto all'esterno, ok? Sperando Mhm. che da fuori qualcuno avesse potuto fare qualcosa. E Mirella ha creato l'Ad Eternum, diciamo sì, il foglio è diciamo la scritta così mette sotto il cuscino, ha
diciamo, ha fatto sì che il suo ad eternum funzionasse, nel senso che il suo ad eternum avrebbe funzionato lo stesso, ok? Ma per la sua sicurezza di Mirella, in quanto non era sicura che il suo ad eternum avrebbe funzionato, giusto? Sì. Il fatto che lei l'abbia scritto ha fatto sì che lei avesse fiducia in questo ad eternum e questo ha aiutato il papà a sganciarsi, quindi è come se lei l'avesse sganciato, no? Insieme al papà, però. Mm. E lui lo sa, cioè, come disincarnato lo sa che lei l'ha aiutato. E quindi questo fatto, questa gratitudine ha fatto sì che lui rimanesse agganciato ancora a lei, pensando che questa fosse la strada giusta. La Vic l'ha presa? Sì, adesso sì. Ok. Ne creiamo una nuova con tutta la spiegazione del gioco. Mhm. Quindi una più completa, se vogliamo. Ok. La diamo anche a Mirella, Mhm. che ha la smania di uscire dal gioco, ecco. Non dal vizio del gioco. No. Quella è un'entità mentale collettiva. E quindi già solo con la prima Vic il padre dovrebbe capire che non è padre, lei è figlia, ma è un attore con un costume che sta facendo un'esperienza. Mm. Quindi già solo con questa consapevolezza la gratitudine passa super in secondo piano. Mm. Sì, sì. Si diventa, mm, posso dire cosa vedo Sì, sì. che cambia? Eh, diventa tutto neutro, quindi c'è l'informazione dell'esperienza, gratitudine, diciamo, c'è l'informazione dell'esperienza padre e figlia, quindi l'azione che ha fatto Mirella come figlia e quello che ha fatto lui come padre, ma rimane informazione, quindi in- vedo proprio che è come se ci fosse un distacco energetico, ok? Mhm. E l'esperienza diventa informazione, quindi è come se fosse una striscia di eh, la si può proprio l'immagine che io vedo è il disincarnato che è alleggerito, quindi diciamo fluttua, ok? Mm. E di solito da sinistra vedo arrivare l'informazione dell'esperienza come se fossero tanti codici scritti a computer, ok? Mhm. Tanti, che formano una striscia e ogni striscia è l'informazione di ogni esperienza e entrano dentro, diciamo, ehm, nella PS del disincarnato. Quindi proprio un'immagine così. Chiamiamo anche il suocero. Intanto apriamo il portale aureo, chiamiamo tutti i parenti di Mirella di tutte le generazioni, tutti i disincarnati che la conoscevano e facciamo una catena, quelli che conoscevano, no, 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 tutti quelli che arrivano, tutti quelli che lei ha chiamato. Numero totale, tanto questi arrivano subito. Mentre a parte il suocero. Mhm. Eh, sono 290.380. Però Mm. ha inventato un nuovo metodo, Mirella. Il passaparola dei disincarnati. Bella questa. Oh. Suocero, come si presenta? Molto ansioso. Eh, vedo che arranca un po' nel respiro, non so, adesso non so cosa è morto, ma un po' così, ansioso.
Allora, quello che mi smette è la dipendenza dagli altri, era molto dipendente dai figli, Mhm, la moglie, mhm, quello che vedo, eh. Mm, e quindi è qua sai, ehm, quasi piange nell'essere vittima, non so come dire, aiutatemi, no? mhm. Quindi guarda verso Mirella e dice aiutami, cosa devo fare, no? In questa Icca. maniera un po' così. Mhm. Mhm. Ehm, ok, quello che gli viene da dire è che nell'esperienza mm, che ha fatto, boh, quello che vedo è che la cosa che non ripeterebbe è il fatto di essere dipendente dagli altri, essere bloccato in questo vittimismo e dipendenza, che ora vede chiaramente che era un'esperienza, era una parte dell'esperienza. Ehm, Mhm. Adesso invece è molto sereno, molto allegro. Poi vabbè, quando con la Vic vedo proprio che si staccano anche dalla forma del corpo, no, in cui erano e quindi diventano poi solo sostanza, quindi quasi trasparenti che fluttuano e sorride e ringrazia Mirella. Il suocero. Sì. Lo lasciamo andare. Messaggio del Mhm. padre. Dice complimenti che hai trovato questa strada di evoluzione che tu l'hai trovata da solo, complimenti. Mm-mm. È come se dice cavolo l'avessi trovata io già in quella vita, no? Ecco, Altro? le dà una carezza e basta, la Vabbè, guarda. non lo facciamo andare subito. Mhm. Se vuole può restare fino alla fine Ok. e verifichiamo un po' una cosa. Allora, chiamiamo la PS di Mirella Mhm. e le chiediamo qual è l'unico e il solo scopo di questo gioco. Ti descrivo, mi fa un disegno in aria tipo, Bene. ok? Quindi mi fa tipo, mi disegna così stilizzata una sfera enorme che chiama la sorgente. Poi di qua mi fa un flusso di uscita da questa sfera, ok? Questo flusso è come se si dividesse in due e entra dentro la matrix, Mhm. ok? Qui diciamo è il piano della matrix, qua all'inizio, qua alla fine, diciamo stilizzato, eh? Entra nella matrix doppio e poi alla fine della matrix questo flusso si riunisce e ritorna dentro la sfera dall'altra parte. Che differenza ha quando torna rispetto a quando parte? Ha potrei dire un pezzo in più, Mhm. ehm, anche, o si può dire anche una densità in più, Mhm. ok? Che corrisponde al sapere cos'è la dualità e cos'è l'uno. Mhm. Quindi, Tante piccole api che partono con le zampette nude
e che tornano con le zampette piene di polline, Esatto, sì, più pesanti e sono, sì, e più consapevoli di essere una parte di un uno, di di un un uno, tutto che è un sì, uno. esatto, quindi Ok, diciamo Mirella le non ha... ci sta. Mhm. Mirella nel conscio non ci sta. Causa esoterica del fatto che lei pensa sempre di essere a 1 millimetro dalla fine del gioco. Eh, questo, questo fa sì che lei sia sempre positiva, no? È un po'... Sì, ma chi è che crea questa consapevolezza? eh, Un'interferenza o la PS? Che lei è un po' frustrata, sì, cioè un infatti po'... sono, vedo come se fossero ecco, le entità mentali le creano questa dicotomia perché da una parte le creano la grande rassegnazione che manca ancora un bel po' alla fine del gioco, ok? Dall'altra parte, nella stessa maniera, gli creano l'idea che è proprio a un passo dalla fine. Mhm. Così abbassano le vibrazioni, ma nello stesso tempo la fanno muovere un po', così nel movimento loro possono interferire lo stesso, no? È un po' quella... C'entra anche la mantide qua, ogni tanto. Quando ha Mhm. quei momenti pesanti, c'entra anche la mantide. Vedo proprio che sono le interferenze mentali che fanno questa cosa, no? Anche tutti. Perché vedo che la mantide e le DL sono quelli che le fanno credere che c'è quasi, come di Mhm. solito fanno, no? Che ammaliano. Io vedo proprio che la mantide e DL sono quelli che ti convincono di qualcosa, no? Mhm. E le interferenze mentali invece le dicono: ah no, manca tantissimo alla fine del gioco, rassegnati, no? E quindi c'è proprio questo meccanismo qua, un loop, la mettono in un loop. Mm. Mm. Sì. Va bene. Chiamiamola fiamma. Eh, Portogallo. Mm. Rullo di tamburi per Mirella. Ce ne sono altre? Non anima gemella, è fiamma. Allora, quella è l'unica che si può incarnare, anche se non ci fosse quella, le altre potenziali le vedo lì sospese, no? In quel gruppo di fiamme potenziali, perché non è ben chiaro in lei qual è la sua fiamma. Mm. Ho un sospetto. Siccome c'è questa smania di uscire dal gioco, e Mm? siccome sembra che effettivamente dal gioco si esca in due Mm. e non da soli, c'è un po' un conflitto. Mm. Alla fine della fiera il gioco è un'occasione che si è voluti noi per fare un'esperienza. Sì. L'obiettivo principale dello stare qui è diventare creatori assoluti della nostra realtà, Mm. con uno scarto tra l'intento e il loro obiettivo di pochi secondi. Io voglio e arriva. Sì, esatto. Quello è Ok? il massimo, sì. Quindi assenza totale di rabbia, assenza totale di Mm. paura. Con la paura siete completamente fottuti, completamente. Complimenti a chi si è dedica la vita alla paura, di se Mm. stesso soprattutto. Mm. Grande consapevolezza di se stessi e della Mm. propria capacità creatrice. Qua, Mhm. quando si capiscono queste cose, non c'è più niente da fare. Quindi in qualche modo il gioco è finito. E l'attrazione o la creazione di una fiamma è cosa di poco. Mm.
Quindi ora oggi Mirella magari dice, ma adesso quindi mi devo rincarnare perché io ho già un marito. Il marito è la fiamma? No, 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 no. è un'anima gemella. Sì, è un'anima gemella, direi grado 4. Mm, su 5. Sì, li vedo molto molto affini, ma appunto manca, no? La parte di unione che potrebbe poi farli diventare fiamme, ma no, manca, li vedo, penso che quello all'inizio con cui lei si confidava è il marito. Quindi la parte fisica che è venuta a mancare con gli anni del matrimonio impedisce un'eventuale creazione e trasformazione dei due in fiamme? Se non erano lì c'era proprio hanno provato, è come se avessero provato, no? Inconsciamente, come se le due PS avessero provato a vedere, cioè se c'era anche quella parte lì, ma in Mhm. realtà tra loro no- non è, non è quell'unione fisica che è delle fiamme. E quindi è rimasto quello che veramente tra loro è affine, quindi il loro rapporto è molto bello, molto... Però appunto come se fossero fratelli, grandi amici, ecco. Mm. Ma quello in Portogallo chi è? È un uomo? Sì, 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 sì. Chiamalo. Mhm. Avevo rappresentato, Mirella non lo so perché non è ancora stata pubblicata, in una sessione le fiamme come due pettini, quei pettini da uomo, no? Mm. Piatti, lunghi, coi denti tutti uguali, a volte sono dei Larghi. Mm. denti, dei denti che vanno a scemare da destra a sinistra e quindi i spazi vuoti di un pettine accolgono i denti dell'altro. Mm. È così in questo caso o qualche dente salta? C'è una congruenza totale o parziale? Non sono allo stesso livello di consapevolezza. Mirella è un po' più in alto. Diciamo che allora, è un po' un meccanismo simile con suo marito, nel senso come anima gemella, no? Nel senso, non, mm, qua è sul livello delle fiamme, quindi se tu, cioè, in questo momento sono sufficientemente complementari, ok? Questo significa che le condizioni sono a un livello tale che il movimento di uno può allinearsi all'altro, Mm. ok? Ma se quello più evoluto si muove troppo velocemente, l'altro rimane indietro, no? Come abbiamo già visto altre volte. Ehm, Adesso sono in un momento in cui sono sufficientemente complementari, quindi eh, quello meno evoluto che è la fiamma in Portogallo potrebbe muoversi più velocemente del solito, capendo dei meccanismi e quindi anche se Mirella si muove la può raggiungere, ok? Mm. Oppure è Mirella che rallenta e prende il suo ritmo, oppure c'è che Mirella va veloce, lui va al suo ritmo e non riesce a stare dietro. Ok, quindi in questo momento, allora nel momento in cui c'è una fiamma incarnata è perché in quell'istante c'è sufficiente compatibilità. Ecco, questo sì. Infatti il fatto che ce ne siano altre potenziali, ma sono proprio in quello spazio, no? Eh, Mm. che non sono incarnate, è proprio perché non sono ancora a un grado tale da essere compatibili. È come se, lo vedo, quando è così, è come se ci fosse un'idea generale di una fiamma ideale, ma non è ancora ben definita.
E invece quando arrivi che sei centrato e sai perfettamente com'è la tua fiamma, cioè la perfezione della compatibilità, arrivi a un certo punto che lo senti dentro, e quindi quando tu crei la tua fiamma, sai perfettamente come la vuoi Mhm. e quindi te la crei anche vicinissimo. Lo può fare Mirella? Sì, Mirella lo può fare lavorando su di sé e lavorando sull'intento. Deve avere l'intento di trovare la fiamma, Mhm. prima di tutto, e poi lavorando su di sé le arriva dentro chiaro come vuole la fiamma. Quindi diciamo che c'è il portoghese che Mhm. volendo è fatto e finito, ma ci sono delle fiamme ancora che si possono formare ma che sono già presenti, delle papabili, Sì, delle grezze, ecco, delle sì, grezze. esatto, grezze che non si incanano finché non hanno un qualcosa compatibile a sufficienza nella Chiaro, matrix. molto Ecco. interessante. Mm. Quante sono? Dove sono? Le più tre vicine, se ci sono tre, più vicine. No, quante sono prima le Eh, fiamme grezze di Mirella? 6 Minchia, là non dire fuori. parolacce. Mm. Mi è venuto istintivo Aspetta che tossisco. 6, le due, tre più vicine. Non diciamo dove sta lei, però è Italia comunque. Allora, potenzialmente potrebbero scendere. Una vedo Toscana, entroterra, Mhm. vicino all'Umbria. Eh, una costa sud del Veneto Mhm. e una in Sardegna, per Ok. ora. Cioè, con le condizioni di oggi. Ok, quante di queste tre Mm? devono sgrezzarsi per evolvere e arrivare al livello di Mirella e quante invece sono già più evolute di Mirella e Mirella deve raggiungerle evolvendosi? Interessante questa domanda, eh? Mm. Perché grezza non vuol dire che è sotto Mirella, può anche essere sopra. No, infatti, Grezza vuol dire sì. non ancora completamente compatibile. I Esatto, pettini un po', si incastrano no? sì, In si incastrano no. generale. Esatto, Questa compatibilità dipende dalle esperienze fatte, in questa esatto, vita e nelle altre. esattamente. Mm. Quindi, per esempio, per riassumerla, scusa, poi rispondi, per riassumerla, invece di passare la vita, per esempio, a lamentarsi, cagarsi sotto, non dire parolacce, avere tanta paura e quindi non evolversi, il modo migliore è sempre spingere con l'acceleratore a tavoletta, in Mm. quinta e se c'è pure in sesta, il più velocemente possibile per arrivare finalmente alla condizione, non tanto perché così esco dal gioco perché qui mi fa schifo, perché vincere nel gioco è tutto. Mm. È una grande soddisfazione, si riesce a percepire il vero senso del gioco. Mm. Sì, Riuscire a dire ho perso il lavoro, un po' per me, e invece di riuscire a dire vabbè, ho perso il lavoro, ma è una grande opportunità, io adesso faccio questa cosa che ho sempre voluto fare e dopo una settimana il nuovo lavoro parte, mm. è tutto. Quindi anche il discorso delle interferenze, non so, se uno ha il vizio dell'alcol, il vizio della droga, il vizio del gioco, no? Quella roba lì scompare. Le Mm. interferenze, gli impianti scompaiono perché uno arriva schizza in alto con le frequenze e questo se ne va completamente. Mhm. Infatti, guarda caso, quando due fiamme si incontrano ed iniziano un percorso insieme, sono inattaccabili. Perché? Perché insieme sicuramente amore universale, bla bla bla, ma sono arrivati a quel punto perché sono arrivati molto in alto di Mm. frequenza. Esatto, sì. E quindi lì mentali nemmeno hanno spazio. Mm. Mentre se per esempio una delle due ha un'addiction, se ne esce dalla compatibilità. Sì, 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 esatto.
Sì. Ok, quali quindi di queste tre più vicine è sopra e quali sotto Mirella? Allora, quella che è sopra, le altre due sono ancora un po' sotto. Ce n'è una che è sopra, che è quella in Sardegna, e posso dirti una cosa che vedo: se lei lavora su di sé, sul suo Ah, intento e sulla sua centratura, si avvicina, cambia posto. ma lei deve lavorare sul suo intento e anche sulla sua evoluzione, perché Esatto. sulle altre due non può fare molto, è un obiettivo passivo, ma Mm, sulla quella sarda, se vogliamo, ovviamente, credere a questa visione, perché poi prendile così, Mirella, quindi non è sì. sardo, non è lui. Cioè, sì, ok, va bene, però magari Mm, isolano. Insomma, le informazioni che arrivano in sessione sono sempre molto da interpretare. mm, Lì mm, mm. puoi avere un atteggiamento attivo, quindi evolvendo tu vai al suo piano e crei l'incontro. Sì. Questa è una cosa molto interessante. Mm. Questa è una cosa molto interessante. La fiamma grezza. Abbiamo il Sì, titolo. bello. Chiamiamolo, mettiamolo nel cinema insieme a un sacco di gente. L'amica Mora, il marito. Se il marito e la fiamma sarda fanno a pugni, dimmelo. La sorella, il cognato, due nipoti, la madre, la suocera. E fuori dal cinema l'altra amica che è lì fissata coi pleiadiani, i esseri buoni, che si vuole entrare. Nel cinema però mostriamo che gli esseri buoni siamo solo noi. Quindi se lei vuole entrare, deve entrare con questa consapevolezza e accettarla, se no, bye bye baby, bye bye. No, mm, no, no, lei è convinta assolutamente Mm? che ci sono esseri buoni oltre. No, no. Gli altri arrivano tutti. Sì. Allora, davanti c'è la fiamma e la sua amica Bruna. Eh, ok, poi ci sono i nipoti in seconda fila Mhm. e anche il marito in seconda fila. Poi vedo la sorella in terza fila e poi gli altri sono un po' sparsi nelle file più indietro. Vabbè. Mm. La fiamma che fa? La fiamma è molto adesso è concentratissima. Però La aspetta un sarda, attimo. La grezza Infatti, sarda. perché È portoghese, eh, forse è arrivato. infatti, sì. Aspetta, è arrivato in portoghese. Abbiamo Insomma, chiamato la fiamma. Chi è eh, che ci controllava che c'era l'eco 3 secondi fa? sono sempre quelli. Quello che non sa più parlare italiano è quella che non è andata a scuola? Mm, sì. Che cosa vogliono? Vogliono provare a capire come fai, come facciamo per copiare, ma tanto. No, se roba. Va bene, va bene. Allora chiudi tutto, ovviamente, ma poi viene pubblicato, quindi cazzo volete. Continui a dire parolacce, però non va bene. Vero? Quindi chiamiamo anche il sardo. No, no, in portoghese ci sia. Eh, Buon dia, obrigado. Quanto è difficile il portoghese, ma ragazzi. guarda, io non lo No, so proprio. casino. Invece il sardo è un po' più semplice. No, beh, sardo è un dialetto anche no, che No, non è infatti, una lingua. non si capisce niente. Cosa sia peggio? Infatti, Ma senti che voce, senti che eco. da te, perché da me Solo no. da me. Aspetta, ok. Sembra che abbia l'eco dei robot di Guerre Stellari, quello antipatico dorato.
No, è successa una cosa che secondo me probabilmente è sempre per loro. A un certo punto il tuo volume si è alzato tantissimo e adesso è alto. Ok, adesso è alto? Ah, No. no, però capisci, cioè, Adesso lo ancora? No. sì, sì, Sì? ma non penso sia tu, Vabbè. Vabbè, amplificato. c'è sto sardo o no? È arrivato il Sì, grezzo? è arrivato. Grezzone? Mhm. È arrivato. Sì, È più avanti o più indietro del portoghese? sono tutti e due in prima fila. Si guardano in cagnesco o no? No, allora, il portoghese è molto intento a capire tutto il funzionamento perché è molto all'oscuro, cioè non ne sa praticamente niente. Quindi deve ancora capire che anche l'altro è la fiamma, cioè nel senso sente ma non è consapevole che è una fiamma, no? Il sardo. No, il Il portoghese. portoghese. Il sardo è come se in qualche modo sapesse già che tanto arriverà da lei, da lui. No, cioè, è molto più consapevole, quindi Ok. ecco. Vacanze in Sardegna, insomma, Mirella. Mirella dice di dare un week a tutti, una week a tutti, Mhm, vabbè, ovviamente. mhm, mhm, mhm. Ottimo. Ok, sì. Li lasciamo lì a guardare la fine della sessione, causa esoterica dell'intervento al seno destro. Allora, hanno provato a mettere un impianto che la PS ha inglobato e neutralizzato e questo è quello che loro hanno trovato come, mm, diciamo sì, come tumore benigno da asportare. Ecco, ho proprio visto che la PS ha riconosciuto. Come fa con quello sul palmo quando si attiva, che respinge. Mm. Sì. Con la mantide, no? Sì, sì. Sogna che passeggia, il cielo è nuvoloso, canta e con il suo canto le nuvole se ne vanno. Poi questa scena più o meno accade nella realtà qualche tempo dopo, davvero. Quindi passeggia, ci sono le nuvole, canta, stonata, vuole hai detto tu, e le nuvole se ne vanno. È la PS che le dice, proprio le fa vedere cosa deve fare. Quindi in questo caso le ha fatto vedere che per centrarsi, per alzare le vibrazioni, un allenamento è proprio quello all'aperto di canticchiare quei suoni e o dei suoni, comunque vedo proprio come se sono dei suoni, no? Quasi un mantra, però sonoro, Mhm. ok, che alza le vibrazioni. Per lei è un metodo eh, ottimo per imparare ad alzare le vibrazioni ed è la PS che le ha fatto vedere come. E gli aveva già fatto vedere là. Molto molto bene. Dobbiamo solo andare al cluster. Mhm. Allora, ci sono come se fossero dei dischi a LED per Mhm. ogni vita, no? E c'è, diciamo, la vita, la descrizione di ogni vita, però quei contratti lì riguardanti solo, diciamo, l'esperienza base della vita sono spenti, mentre ci sono questi contratti. mm,
dove le entità mentali che adesso le interferiscono sono collegate a esperienze di altre vite. Ok, questi qua sono illuminati e sono quelli che vedo illuminati. Ecco, e basta. Mhm. Li vuole togliere? Sì, sì. Togliamoli. Mhm. Per portare definitivo è stato niente. Ok, l'ha chiuso. Ok. Sala Eternum, che tanto è già capace a fare. Ok, messo. E Avatar. C'è quello spicchietto. Mm, C'è uno spicchietto qua, basta. Apri il portale Legato definitivo. alle Sì, entità mentali che non sì, si stanno evolvendo. esatto. Sì, sì. Portale definitivo. Lei è uno di quelli che ha tenuto l'uomo energia Sì, attaccato all'avatar. Bene, sì, 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 assolutamente. quindi uno del 15%, Mm, una dei 15%. Bene, ad Eternum anche qua. Le insegniamo a creare un uomo energia. Lei è sul cinema, quindi chi vede questa cosa nel cinema la impara da solo. Ad mhm, Eternum, come si crea. Vic l'hanno già presa. Uomo energia. mhm. Tutto dipende sempre e solo da noi. Sì. Sì, 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 certo, sì, sì. Cosa fa il padre che ha visto tutto questo? Ha preso le informazioni e mm, questa è una cosa interessante perché è nuova, nel senso che da disincarnato però è già neutro, quindi liberato da tutto ciò che era legato alla Matrix. Mhm. A lui arrivano le informazioni, come ti dicevo prima, delle esperienze, quindi di tutta la sessione gli è arrivata già tutte le informazioni delle esperienze, come se le avesse vissute, ok? Mhm. Quindi quella parte lì non la dovrà più fare quando si reincarnerà, ok? Mhm. Quindi riescono ad evolvere, a fare una parte di consapevolezza così. Guarda, sai un po' come mi viene in mente il film Matrix, Neo quando gli mettevano, lo collegavano e e Mm. imparava a fare le cose Le arti collegate. marziali. Ecco, e quindi gli arrivano le informazioni e sanno quell'esperienza come se l'avessero già fatta. Mm. Va bene, gli facciamo creare il suo uomo energia e lo salutiamo. Se ne vola Mm. nel portale aureo Mhm. attaccato al suo uomo energia. Ho visto proprio questa scena che hai descritto adesso. Volare con l'uomo energia. Mm. Mm. Ok. Chiudiamolo. Mhm. Con questa nuova condizione, nuova frequenza. Sei ossessionata da questa cosa, Mirella? Ossessionata? Dipende. Lo chiedo, ma dipenderà da tante cose che dipendono da te. 259 miliardi, Consapevolezza. 228, PSPE. 63, 37, Vite precedenti. 1125. Cervello.
9.8. Chiede quante vite mancano prima di andare nella sorgente. Adesso 1100. Prima non lo so. No. Sì, Infatti dipende. Con dipende. queste condizioni? Variano ogni secondo, cioè potrei dirti questo secondo, ma dopo variano già, ogni secondo siamo una persona diversa. Una non, In ogni caso dammi un numero, va. più o meno mi viene tra 128 e 216. Bene, Più o meno. Mirella ha aperto la finestra, mi sta salutando e si è buttata. Mm. Così arriva subito alla prossima, no? Un po' Vabbè, si scherza ovviamente, Insomma, qua dicono... Va bene, con una grandissima consapevolezza, una fiamma al proprio fianco, una grande voglia di diventare la creatrice della propria realtà, questo numero può essere ridotto ai minimi termini. Certo, anche quelle già vissute può arrivare abbiamo visto 3, c'era? Sì. Mhm. Può essere l'ultima questa? Potenzialmente può essere l'ultima? Però deve fare proprio un lavoro, cioè, Potenzialmente, della Madonna, sì, potenzialmente. Ah, potenzialmente, sposto. l- ma l'ultima vedo un po' difficile, però potrei dire ne mancano 10, toh. Se lei lavora tantissimo, gliene mancano 10, tipo, più o meno. Ok, la fiamma grezza è ancora grezza, dopo questi nuovi valori comunque aumentati, Mm. o è un po' meno grezza, o non è più Eh, grezza? un po' meno grezza. C'è qualcosa che lei ha visto e che le è chiaro, un aspetto che vuole della sua fiamma che è proprio gli è arrivata l'intuizione, l'ha visto chiaro e dice la voglio così, c'è un aspetto. Ok. Mm. Se il sardo diventasse non grezzo, ma compatibile, cioè lei si evolve perché il sardo è sopra di lei, Mhm. e il portoghese, no, beh, se lei si evolve, il portoghese ha ancora una fiamma No, sparisce. perché resta sotto. Sì, sì, perché allora, vedo sempre che ce ne può essere una sola e poi proprio diventa più compatibile, si allontana troppo, esatto, quindi non c'è più quel minimo di compatibilità necessaria. Però il portoghese Mm. potrebbe per i fatti suoi aumentare la propria consapevolezza e ci sono due fiamme. È possibile o è un paradosso? No, ce n'è solo una per ogni momento. No, 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 no. Si annullano. Quindi ci No, sono no, le no. papabili, le grezze e una Mm, o formata o nessuna, tutte grezze. esatto. Mm, C'è sì, qualcuno nel mondo che non ha neanche una? Cioè, se ne può sto avere neanche una guardando, grezza? guardando. È come se facesse parte del gioco nell'archivio l'esperienza fiamma, no? Mm. Quindi se sei nel gioco esiste nell'archivio l'esperienza fiamma, che poi può essere il nulla, nel senso può essere, come posso dire, il seme inerte che è chiuso in un sacchetto in un posto che non può neanche no, essere quasi visto. Mm. Però nel momento in cui entri nel gioco della Matrix c'è nell'archivio quella cosa lì, che può per Mm. qualsiasi ragione, con qualsiasi esperienza, essere chiamata. Mm. Ecco, vedo questa La cosa solita qua. persona esempio che ultimamente ti chiedo, ne ha di grezze? E se sì, sono donne o uomini? Grezze ne ha, ma sono uomini. Quante ne ha? 3. Vabbè. Va bene, salutiamo Mirella. Come la vedi?
Allora, la vedo fluttuare. Mm. Allora, la vedo fluttuare, ma è rivolta verso le persone a cui lei vuole bene, ok? La PS in questo momento le dice: devi girarti dall'altra parte perché adesso devi allenarti a aumentare la tua consapevolezza e evoluzione. Tanto gli altri prenderanno vedranno quello che fai tu e chi è pronto e chi vorrà e chi è disposto cercherà di seguire la tua strada. La PS le vuole dire. Questo è il messaggio della PS. Sì. Vabbè. Nel cinema chi è il più interessato, chi è il meno interessato? Allora, vedo. Ecco, non riuscivo più a vedere chi c'era davanti, mi ricordo che c'era. Ho guardato, i due nipotini erano invece due nipotini, mi è venuto, non lo so, in seconda fila davanti, allora l'amica molto interessata e la fiamma portoghese è andata perché c'è stato il passaggio in questo momento. Col sardo. Sì, Lei l'ha raggiunto. sì, a sufficienza per essere compatibile. Mhm. Va bene, Quando obrigado. si è girata verso di sé, ha fatto questo cambio. Obrigado al portoghese e, e a io al sardo. Mm. Va bene, Io. abbiamo finito. Mhm. Quindi disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.